Ciao a tutti. Il narcisismo, con il suo fascino seducente e la sua intricata rete di manipolazioni, si regge su un castello di carte. Questo castello non è fatto di carta e colla, ma di illusioni, di menzogne, di manipolazioni e di una distorsione perenne della realtà. Ogni carta rappresenta un elemento cruciale dell'autopercezione del narcisista e delle dinamiche interpersonali che orchestra per mantenere il suo ego gonfiato e intatto. Tuttavia, come tutti i castelli di carte, quello del narcisista è destinato a crollare. Questo crollo può essere improvviso e drammatico, con conseguenze devastanti per il narcisista stesso e per coloro che lo circondano. Esploriamo come e perché questo crollo avviene e quali sono le sue ripercussioni. Per comprendere il crollo del castello di carte del narcisista è fondamentale analizzare come viene costruito e mantenuto. Il narcisista inizia costruendo un castello di carte attraverso la manipolazione delle percezioni degli altri. Utilizza tecniche come la lusinga, la svalutazione e l'inganno per controllare come viene visto e per assicurarsi che la sua immagine rimanga intatta. Le persone intorno a lui vengono trattate come pedine in un gioco di prestigio, utilizzate per rinforzare il suo senso di superiorità e di potere. Questo controllo si estende alle relazioni personali, professionali e sociali, creando un ambiente in cui ogni elemento è disposto a favore del narcisista. La proiezione e la negazione sono strumenti cruciali nella costruzione del castello. I difetti e le debolezze del narcisista vengono proiettati sugli altri, mentre qualsiasi minaccia alla sua immagine viene negata. Se il narcisista fallisce, non è mai colpa sua, è sempre il risultato di fattori esterni, come persone o circostanze avverse. Questi meccanismi permettono al narcisista di mantenere un'immagine di sé ideale e inalterata, nonostante le contraddizioni e i fallimenti reali. Il narcisista costruisce una narrazione che glorifica ogni suo successo e minimizza ogni suo fallimento. Questa narrazione viene perpetuata attraverso continui racconti, autoesaltazione e manipolazione dei fatti. Ogni successo viene amplificato e ogni errore viene nascosto o giustificato. Questa narrazione diventa una parte centrale della sua identità e viene sostenuta con fervore, anche quando la realtà si fa sempre più distante da questa versione idealizzata. Il castello di carte del narcisista non è eterno e mostra segni di instabilità prima di crollare definitivamente. Riconoscere questi segnali è essenziale per capire quando e perché il crollo è imminente. La dissonanza cognitiva, ossia il conflitto tra la narrazione idealizzata del narcisista e la realtà, è uno dei principali indicatori di instabilità. Man mano che le contraddizioni tra l'immagine proiettata e la realtà diventano più evidenti, il narcisista deve impiegare sempre più energia per mantenere l'illusione. Questo porta a un aumento dello stress e dell'ansia che possono manifestarsi attraverso irritabilità, scoppi di rabbia e comportamenti difensivi. Un altro segnale è la perdita di controllo sulle relazioni. Le persone che sono state a lungo sotto il dominio del narcisista iniziano a vedere attraverso le sue manipolazioni. Quando queste persone cominciano a ribellarsi, a mettersi in discussione o a uscire dalla sua sfera di influenza, il narcisista perde uno dei pilastri fondamentali su cui si basa il suo castello di carte. Questo indebolisce ulteriormente la sua posizione e aumenta la probabilità di un crollo. L'esposizione pubblica delle menzogne e delle distorsioni del narcisista rappresenta un colpo devastante per il suo castello. Quando le verità nascoste vengono rivelate e le sue bugie vengono svelate, l'immagine grandiosa e intoccabile che il narcisista ha costruito inizia a sgretolarsi. Questo processo di esposizione può avvenire attraverso scandali pubblici,
rivelazioni da parte di ex collaboratori o semplicemente attraverso il passaparola. Quando il castello di carte del narcisista crolla, il risultato è spesso drammatico e complesso. Questo crollo può avvenire in vari modi e con effetti devastanti per tutti i soggetti coinvolti. Il crollo del castello porta il narcisista a confrontarsi con una realtà che ha cercato di evitare per tutta la vita. La dissonanza cognitiva diventa insostenibile e il narcisista si trova costretto a riconoscere che la sua immagine idealizzata di sé non è altro che una costruzione fragilissima. Questo confronto può scatenare una crisi psicologica profonda, caratterizzata da depressione, da ansia e da una grave crisi di identità. Con il crollo arriva anche una significativa perdita di status e di potere. Le persone che una volta erano controllate e manipolate dal narcisista si allontanano e la sua posizione di predominanza viene minata. Tale perdita può essere particolarmente devastante, poiché il narcisista ha costruito la sua identità e il suo senso di valore attorno al controllo e alla superiorità sugli altri. Il crollo del castello di carte lascia il narcisista con un profondo senso di vuoto. L'illusione che ha creato per giustificare e rinforzare la sua identità viene distrutta, lasciando uno spazio che non sa come riempire. Questo vuoto esistenziale può portare a un profondo senso di crisi in cui il narcisista si trova a dover affrontare la realtà senza le protezioni e le maschere che aveva usato fino a quel momento. Il crollo del castello di carte del narcisista ha ripercussioni significative, non solo per il narcisista stesso, ma anche per le persone che lo circondano. Le persone che erano vicine al narcisista, che hanno subito manipolazioni o che sono state coinvolte nella sua rete di controllo, possono sperimentare una serie di effetti collaterali come confusione e difficoltà a riprendere il controllo della propria vita. Il recupero da tali esperienze richiede spesso un supporto psicologico e un periodo di riflessione e di guarigione. Anche il contesto professionale può essere profondamente influenzato. Un narcisista che perde il controllo può subire una grave perdita di opportunità e di reputazione. Le sue pratiche manipolative e le sue scelte sbagliate possono emergere, compromettendo la sua carriera e la sua capacità di influenzare il campo professionale. Tutto ciò può anche avere conseguenze negative per l'organizzazione o l'ambiente di lavoro in cui il narcisista era attivamente coinvolto. Il crollo può rappresentare un'opportunità, sebbene dolorosa, di crescita personale. Affrontare la realtà senza l'illusione del castello di carte può portare a una riflessione profonda e possibilmente a un cambiamento di comportamento. Tuttavia, questo cambiamento richiede un impegno sincero e una predisposizione a riconoscere e affrontare le proprie debolezze e i propri fallimenti. In sintesi, il castello di carte del narcisista è una costruzione psicologica fragile e instabile che può crollare sotto il peso della realtà e della verità. Questo crollo, sebbene devastante, offre un'opportunità per affrontare e in alcuni casi per ricostruire la propria identità su basi più solide e più autentiche. La consapevolezza dei segnali di instabilità e delle conseguenze del crollo può aiutare a prepararsi e a gestire le ripercussioni, sia per il narcisista che per coloro che lo circondano. La fine di un castello di carte non è solo la fine di un'illusione, è anche un momento di potenziale trasformazione e crescita. E tu che cosa ne pensi? Racconta qui sotto nei commenti. Puoi condividere questo video per dare maggiori informazioni ad un pubblico più vasto. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.